Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Oggi, anche in base alle vostre richieste, parleremo di elmi longobardi. Bentornati sul canale. Innanzitutto scusate per un audio magari diverso dal solito. Come vedete è la prima volta che registro nel nuovo angolino realizzato proprio per i video della Fara e che ha il principale obiettivo di proteggere Griselda, la nostra gattina, dagli inseguimenti del nostro Oberon, il nostro Wolfhound. Ma in questo momento Griselda ovviamente non è con noi perché, come tutti i gatti, se si realizza un lavoro per lei, lei non lo apprezza. Detto ciò, quindi scusate per vari piccoli difetti di luminosità o di audio che vedremo di aggiustare nelle prossime registrazioni. Prima di partire con l'argomento della giornata vorrei ringraziare Diane, la nostra nuova Patreon, l'ultima arrivata nel gruppo. Grazie per il supporto e per le gentilissime condivisioni online. Chiunque volesse seguire il suo esempio e supportare la nostra attività trova il link a Patreon tanto nella descrizione del video quanto nel banner del canale YouTube. E riguardo le nostre attività vi ricordo che è stata pubblicata ieri la diretta delle conferenze tenute proprio qui a Tricesimo, sede dell'associazione, insieme ad Angela Borzacconi, direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, proprio sulla Tricesimo alto medievale, sugli scavi da lei curati una decina di anni fa e sui nostri progetti ricostruttivi sperimentali legati alle Grubenhauser. Ancora un'ultima comunicazione di servizio prima di entrare nel vivo dell'argomento. La settimana prossima, il 7 di maggio, sarò ospite all'Ozzo di Cadore all'interno di un ciclo di 3 conferenze realizzate nell'ottica del festeggiamento dei 25 anni del gruppo archeologico locale. Io mi occuperò ovviamente della parte legata al mondo longobardo nell'Alto Alpino orientale, quindi anche al Cadore, i nostri antichi compatrioti nel Patriarcato di Aquileia, pur sempre con grandi velleità indipendentiste, e mentre l'amico e collega Dario Cepatelli si occuperà del periodo carolingio. Dovrebbero essere già online gli interventi invece riferiti al periodo romano e preromano. Quindi se siete curiosi andate a cercare, vi lascio in descrizione sempre il link a un servizio del telegiornale locale inerente a queste attività. Bene, arriviamo a noi. Gli elmi longobardi. Negli ultimi video abbiamo incontrato molto spesso gli elmi longobardi, magari solo di sponda, sfiorati, in particolare in merito ai rapporti che i longobardi avevano con gli avari e alle loro derivazioni di cultura materiale. Ecco, molti di voi si sono incuriositi sull'argomento legittimo, ben inteso, sono argomenti molto affascinanti, sono io che ho una certa ritrosia per tutto l'armamento e la parte militare, più che altro perché trovo più interessanti altri aspetti della cultura materiale, ma mi rendo conto che dicano molto di una cultura guerriera come quella longobarda. Ecco, allora, alle mie spalle incontriamo il solito elmo lamellare. Lo recupero. Come ho avuto modo di accennare in altri video, questo elmo riproduce in realtà un esemplare alla mano, trovato in Bassa Germania, a Niederstrotzingen, e caratterizzato da essere completo. Il pezzo originale, per quanto ovviamente deteriorato, presenta tutti gli elementi che lo compongono, insieme tra l'altro agli elementi dell'armatura realizzata con la stessa tecnologia. Di conseguenza, quando anni fa, ormai nel lontano 2012, prima della prima edizione del nostro primo evento a Cividale, anno domini 568, ci siamo messi in cerca di un elmo, abbiamo cercato una riproduzione di quell'elmo completo. Oggi questa riproduzione è un po' datata, ci stiamo preparando per modificarla, in particolare i paragnatidi, le protezioni delle guance. Dai nuovi studi pare che fossero a loro volta realizzate in lamelle e non in pezzo unico, quindi le modificheremo senza problemi. Resta comunque una meravigliosa riproduzione di quell'elmo nello specifico. La domanda che voi potete porvi è: come mai però utilizzare un elmo alla mano per parlare di longobardi e rappresentare i longobardi? Lo rimetto un attimo a posto. Beh, il motivo è presto detto. In Italia non abbiamo elmi completi del periodo longobardo, ma
Nelle grandi necropoli centro-italiane di Casteltrosino e Nocera Umbra sono presenti alcuni elementi. In tombe particolarmente ricche sono presenti alcuni elementi di questi elmi, in particolare la protezione frontale del naso, una calotta e alcune lamelle sparse. Ora, non sappiamo perché l'elmo non sia deposto interamente come invece nel caso germanico-tedesco. Probabilmente per il costo. Testamenti di epoca successiva, di epoca carolingia, legati ad esempio ai marchesi del Friuli, dimostrano come le armature, e con armatura normalmente si intende il complesso della protezione dell'individuo, non per forza solo la protezione del torso, venivano date in eredità. È probabile che il costo di queste armature, oltre alla difficoltà tecnica realizzativa e il fatto che si potessero adattare a fisici diversi, togliendo o aggiungendo componenti, permettessero quindi appunto un'ereditarietà. Quello che sappiamo è che appunto anche in Italia questo tipo di elmo si presenta, è un elmo di derivazione chiaramente orientale, probabilmente molto orientale. Se avete dei dubbi su quanto orientale, vi lascio il link qui in descrizione al recente video che abbiamo fatto sulle origini delle popolazioni avare, da cui i Longobardi hanno derivato l'utilizzo di questi elmi. In uno dei video precedenti io commentavo come questi elmi fossero solo riservati ai duchi, ai signori, e alcuni di voi hanno commentato dicendo ma come è possibile poi però rappresentare l'immaginario di un esercito in armi se la protezione del capo è limitata solo ai signori? Io in un commento veloce, in una risposta, avevo fatto presente come io facessi riferimento principalmente a questa tipologia di elmi, ma volendo ampliare un po' il discorso potremmo dire che in generale l'elmo in metallo è un elmo molto ricco, è un elmo che richiede una disponibilità economica che non doveva essere alla portata di tutti. Teniamo anche conto che il nostro senso contemporaneo di sicurezza personale è molto diverso da quello che doveva essere all'epoca. Certo, non voglio dire che fossero degli ingenui, ma quello che noi giudichiamo rischioso per loro probabilmente non era giudicato allo stesso livello. Alcune teorie vorrebbero che accanto agli elmi in ferro, in metallo, che potevano essere di due tipi, ma poi ne affronteremo il secondo, si affiancassero degli elmi in materiale organico come il cuoio. Qual è il problema di queste teorie? È l'impossibilità di dimostrarle. Noi parliamo in base ai dati archeologici, noi Fara e noi ricostruttori come tipologia e categoria dei divulgatori. Ecco, il cuoio non si conserva praticamente mai e non abbiamo esemplari di elmi in cuoio. Certo, la tecnica del cuoio bollito è una tecnica che fornisce una certa resistenza, con però ovviamente un costo di molto inferiore rispetto all'elmo in metallo, ma non possiamo attribuirci il diritto di dire ecco questa era la tipologia, perché purtroppo non ne abbiamo le prove. Prima di mostrarvi altri due tipi di elmo, uno tra l'altro proprio un'ipotesi ricostruttiva in cuoio, vi voglio leggere, per contestualizzare questa mia osservazione sulla questione del censo e delle possibilità a disposizione dei guerrieri, un passaggio delle leggi di Astolfo. Quando parliamo di re Astolfo parliamo tra l'altro del periodo intorno al 750, quindi di un periodo piuttosto avanzato rispetto alla storia del regno longobardo in Italia, ma per assurdo più strutturato. Abbiamo ricordato parlando di Alboino che Alboino era giudicato come un re tribale e che quindi la suddivisione dell'esercito a sua volta rispecchiava questa suddivisione tribale per fare il clan esteso. Alla metà dell'VIII secolo ci troviamo di fronte a un tentativo di riorganizzazione dell'esercito e di definizione in base alle risorse dei suoi componenti. Sentiamo. Circa quegli uomini che possono avere una corazza, eppure non ce l'hanno affatto, o quegli uomini minori che possono avere un cavallo, scudo e lancia, eppure non li hanno affatto, oppure quegli uomini che non possono avere né hanno di che mettere assieme, stabiliamo che debbano avere scudo e faretra. Resta fermo che quell'uomo che ha 7 case massaricie abbia la sua corazza con il restante equipaggiamento e debba avere anche cavalli. Se ne ha di più,
Per questo numero deve avere i cavalli ed il restante armamento. Piace inoltre che quegli uomini che non hanno case masserizie ed hanno 40 liugeri di terra abbiano cavallo, scudo e lancia. Così inoltre piace al principe circa gli uomini minori che, se possono avere lo scudo, abbiano la faretra con le frecce e l'arco. Le leggi di Astolfo continuano facendo riferimento ad esempio anche a una nuova tipologia di longobardo, il mercante, che nel periodo della migrazione non era per nulla presente. Però notiamo come il riferimento alle protezioni avvenga solo con individui particolarmente benestanti. Questo intendevamo dicendo che elmi in metallo e protezioni personali di quel tipo, così individuali, dovevano veramente corrispondere a un censo molto molto elevato. Ora, se quello alle mie spalle, l'elmo lamellare, è etnicamente identificato come quello caratterizzante del mondo longobardo, intorno al VI secolo, alla fine del VI secolo, quando i Longobardi arrivano in Italia, esisteva ovviamente un'altra tipologia di elmo, piuttosto diffusa, di derivazione tardo-antica romana, a sua volta acquisita dal mondo persiano. Parliamo dello Spangenhelm, cosiddetto elmo a fette. Come potete vedere, rispetto al lamellare alle mie spalle, che essendo tutto cucito a una certa elasticità, lo Spangenhelm diventa monolitico perché le singole parti che lo compongono sono rivettate l'un l'altro. Come il lamellare porta una copertura in anelli di maglia sulla nuca, e come il lamellare porta il crine di cavallo, forse come riconoscimento o forse per aumentare l'imponenza di chi lo indossava. Questa tipologia in realtà, pur essendo stata ritrovata in Italia, tra l'altro in esemplari molto ricchi, decorati, dorati, con sbalzi, ultimamente viene più identificata come tipica, per quanto si possa definire del tipico, del contesto goto, che molto più era romanizzato rispetto a quello longobardo. Resta il fatto che questo è un elmo con una tecnologia coeva al periodo longobardo e disponibile sul territorio italiano. Prima, introducendo l'argomento, ho fatto riferimento alle ipotesi di elmi in materiale organico e principalmente in cuoio bollito. Purtroppo, come dicevo, non abbiamo attestazioni materiali di questi elmi, quindi non vi sto dicendo che questi fossero elmi in uso. Sto dicendo che potevano esistere, ma non ne abbiamo la prova. Quindi, ad esempio, per quello che riguarda la FARA, come associazione di ricostruzione, tranne in un primissimo periodo, nei primi anni, ora non ci vedrete mai con degli elmi in cuoio ricostruiti, perché sono solo ipotesi. Resta il fatto che queste ipotesi però possono essere accompagnate da un ottimo lavoro artigianale. Questo è uno Spangenhelm ricostruito però in cuoio bollito. È un meraviglioso lavoro realizzato interamente a mano, solo con strumenti manuali, e tra l'altro durante un evento ricostruttivo, durante il nostro anno domini 568, i nostri colleghi avari, e quindi di nazionalità ungherese tra l'altro, hanno realizzato tutto questo, con tanto di, potete vedere, la decorazione, eccetera, durante l'evento, nei 2 giorni dell'evento, dimostrando anche quanto una manualità allenata permettesse la realizzazione in tempi molto brevi di questo tipo di elmo rispetto agli elmi metallici. Resta il fatto che non ne abbiamo però un'attestazione. Ecco, il lamellare, lo Spangenhelm metallico, l'ipotesi di protezioni organiche. Questo è quello che oggi possiamo dire sugli elmi longobardi. Bene, fateci sapere cosa vi pare di questo video. Se avete altre domande chiedete pure nei commenti. Fateci sapere anche cosa vi pare del setting dal punto di vista visivo e dell'audio e della luce, che mi rendo conto vadano aggiustati come sono stati aggiustati in precedenza nell'altro contesto. Mandi!